Lezione 1. Consigli per la ristrutturazione. Apprezzo i vostri suggerimenti sull'accordo. Sembra un piano. Una volta che tutto sarà a posto, potremo perfezionarlo insieme. Esatto. La collaborazione ci aiuterà a creare un risultato solido. Sì, mi piace lavorare insieme per garantire che tutto sia perfetto. Hai pensato a qualche modifica specifica che potrebbe migliorare il progetto? Penso che dovremmo concentrarci sulla disposizione per massimizzare lo spazio. Ottima idea! Un layout ben studiato può fare una grande differenza. Sì, consideriamo anche i materiali per garantire la qualità. Assolutamente. Non vedo l'ora di vedere come si uniranno le nostre idee. Lezione 2. Pianificazione della sicurezza. Naturalmente, la sicurezza prima di tutto. Facciamo una lista di controllo per assicurarci di non dimenticare nulla. Ottima idea! Una checklist aiuta a tenere tutto organizzato. Esatto. Dovremmo includere i contatti di emergenza e le scorte di primo soccorso. Sì, è fondamentale essere preparati a qualsiasi situazione imprevista. Ti è mai capitato di dover usare il tuo kit di emergenza? Fortunatamente no, ma è confortante sapere che Alice è necessario. La penso allo stesso modo. La preparazione è fondamentale per sentirsi sicuri. Assolutamente sì! Prendiamoci il tempo necessario per creare una checklist completa. Ottimo piano. Voglio assicurarmi che siamo completamente pronti. Lezione 3. Problemi legati al fumo. Non era davvero giusto nei confronti delle persone che non fumavano, i loro vestiti puzzavano sempre di fumo. Sì, è frustrante quando le scelte degli altri ti influenzano negativamente. Assolutamente sì. Credo che tutti meritino un ambiente senza fumo. Sono d'accordo. Gli spazi pubblici dovrebbero essere confortevoli per tutti. Hai notato dei miglioramenti nei luoghi che frequenti? Sì, molti ristoranti hanno ora aree fumatori riservate. È un passo nella giusta direzione. Rende più piacevole cenare fuori. Certamente. Spero che più posti adottino politiche simili. Anch'io. È essenziale per il benessere di tutti i clienti. Lezione 4. Contesto storico. Le ferrovie attraverso le pianure ebbero un impatto enorme sullo sviluppo della zona. Sì, e attorno alle fattorie e ai ranch vennero costruite delle recinzioni per proteggere le proprietà. Esatto. Ha cambiato il paesaggio e il modo in cui le persone interagivano con la terra. Certamente. Anche gli agenti di polizia erano alla ricerca di eventuali attività illegali. È vero. L'espansione ha portato con sé sia opportunità che sfide. Sì, ha plasmato le dinamiche della comunità in modo significativo. Hai letto di qualche evento specifico accaduto in quel periodo? Sì, i conflitti sui diritti sulla terra erano particolarmente interessanti. Queste tensioni storiche risuonano ancora oggi in vari dibattiti. Lezione 5. Incontri con la fauna selvatica.
Vedo spesso scoiattoli nel mio cortile, è davvero divertente osservarli. Davvero? A volte vedo anche un procione o uno scoiattolo. Sembra adorabile. La fauna selvatica può essere così vivace nelle zone suburbane. Sì, è bello entrare in contatto con la natura direttamente a casa. Hai mai provato a dar loro da mangiare? Sì, solo un pochino. È divertente vederli avvicinarsi. Deve essere un'esperienza deliziosa. Davvero? Anche solo guardarli giocare può rallegrarmi la giornata. Sono d'accordo. La natura porta tanta gioia nelle nostre vite. Lezione 6. Piani di acquisto. Non potrei essere più d'accordo. Organizziamo presto un altro giro di shopping, va bene? Assolutamente. Mi sono divertito molto a fare shopping con voi l'ultima volta. Anch'io. È sempre più divertente fare shopping con un'amica. Esatto. Cosa speri di comprare questa volta? Ho bisogno di vestiti nuovi per la prossima stagione. Sembra fantastico. Sto cercando degli accessori per rinnovare i miei outfit. Perfetto. Facciamo una lista dei negozi che vogliamo visitare. Sì, ho in mente alcune boutique che mi piacerebbe visitare. Fantastico. Non vedo l'ora di scoprire cosa scopriremo. Lezione 7. Problemi di vicinato. Oh no, che frustrazione. Cosa hai fatto con i tuoi vicini? All'inizio non sapevo come gestire la situazione, ma ho deciso di parlarne con loro. Ottimo approccio. La comunicazione può spesso risolvere i problemi. Sì, ho spiegato loro le mie preoccupazioni e sono stati sorprendentemente comprensivi. Fantastico. Hanno apportato modifiche? Accettarono di tenere basso il rumore, il che fu un sollievo. È sempre meglio affrontare i problemi direttamente piuttosto che lasciarli inasprire. Esatto, mi sono sentito molto meglio dopo averne parlato. Sono felice che abbia funzionato. Continuiamo a incoraggiare la comunicazione aperta nella nostra comunità. Lezione 8. Esplorare le cascate del Niagara. Hai sentito parlare delle serre situate nei pressi del percorso dietro le cascate? Sì, sono noti per le loro bellissime piante e fiori. Penso che sia affascinante come riescano a prosperare in un ambiente così unico. Assolutamente sì. E anche la gita in barca a nord delle cascate, alla Niagara Gorge, è un momento clou. Sembra emozionante. Ho sempre desiderato vedere le cascate da vicino. Dovresti proprio farlo. La nebbia e il rumore dell'acqua sono mozzafiato. Immagino. Deve essere un modo fantastico per apprezzare la potenza della natura. Certamente. Organizziamo un viaggio lì insieme un giorno. Mi piacerebbe tantissimo. Sarà un'avventura indimenticabile. Lezione 9. Comunicazione sicura. Sì, ho mantenuto il contatto visivo e ho usato un linguaggio del corpo sicuro durante la presentazione. Fantastico.
aiuta davvero a trasmettere il tuo messaggio in modo efficace. Esatto. Mi sentivo più in controllo e più coinvolto con il pubblico. Ti sei allenato prima? Sì, ho provato più volte per sentirmi a mio agio. Questa sì che è una strategia intelligente. La preparazione è fondamentale quando si parla in pubblico. Assolutamente. Penso che abbia fatto una differenza significativa nel mio modo di parlare. Sono orgoglioso di te. La fiducia in te stesso può davvero cambiare il risultato. Grazie. Continuerò ad esercitarmi per migliorare ancora di più. Lezione 10. Migliorare la comunicazione. La prossima volta fai più attenzione e usa il correttore ortografico, giusto? Sì, è un'ottima osservazione. Devo prestare più attenzione ai dettagli. Assolutamente sì. Può davvero migliorare la qualità del tuo lavoro. Ottimo! Penso che potresti migliorare la tua scrittura concentrandoti sulla chiarezza. Sono d'accordo. Essere chiari aiuta a trasmettere le idee in modo più efficace. Sì, prendiamoci un po' di tempo per rivedere il lavoro di ciascuno. Sembra un buon piano. I feedback sono sempre utili. Certamente. Insieme possiamo migliorare le nostre capacità di scrittura. Non vedo l'ora. Lezione 11. Prodotti alimentari essenziali. Inoltre, stiamo finendo il caffè. Ok, lo aggiungo alla lista. È essenziale per la mattina. Sì. Non riesco a stare senza il mio caffè mattutino. Anche io. Cos'altro dobbiamo prendere? Dovremmo procurarci un po' di frutta e qualche spuntino per la settimana. Ottima idea. La frutta fresca è sempre uno spuntino sano. Esatto. Assicuriamoci di non dimenticare nulla questa volta. Prima di uscire, darò un'altra occhiata alla dispensa. Perfetto. È sempre meglio essere preparati. Lezione 12. Esplorazione locale. Cos'altro c'è da esplorare in quella zona? È possibile visitare anche un faro nelle vicinanze. È un posto fantastico per scattare delle foto. Sembra fantastico. Adoro i panorami. Sì, il faro offre una splendida vista sulla costa. Mi piacerebbe molto vederlo. Ci sono sentieri nelle vicinanze? Sì, ci sono sentieri che conducono a punti panoramici mozzafiato. Perfetto. Mi piace fare escursioni e stare all'aria aperta. Anch'io. Organizziamo una gita di un giorno per esplorarlo tutto. Non vedo l'ora di vivere la nostra avventura. Lezione 13. Cucinare insieme. Sembra un'idea fantastica. Pianifichiamola. Sì, porterò gli ingredienti per una nuova ricetta che voglio provare. Meraviglioso. Adoro sperimentare nuovi piatti. Anch'io. Cucinare insieme è sempre molto divertente. Assolutamente sì. Rende il processo più piacevole.
Quale piatto stai pensando di preparare? Stavo pensando a un piatto di pasta con verdure fresche. Sembra delizioso. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Fissiamo una data per la nostra sessione di cucina. Lezione 14. Consigli per l'idratazione. È importante bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Ottimo! Rimanere idratati è essenziale per una buona salute. Sì. Aiuta a migliorare i livelli di energia e il benessere generale. È importante anche prestare attenzione a ciò che mangiamo e all'idratazione. Assolutamente sì. Una dieta equilibrata integra perfettamente l'idratazione. Hai trovato difficile bere abbastanza acqua? A volte sì. Cerco di portare sempre con me una bottiglia d'acqua. Ottima strategia! La trovo utile anch'io. Continuiamo a incoraggiarci a vicenda a rimanere idratati. Lezione 15. Costi dell'istruzione. Per alcuni programmi è richiesta una retta media, che può essere piuttosto alta. Sì, ho notato che negli ultimi anni le tasse universitarie sono aumentate. È preoccupante, soprattutto perché i governi hanno erogato i finanziamenti. Assolutamente sì! Mette a dura prova gli studenti e le loro famiglie. Hai preso in considerazione borse di studio o altre opzioni di aiuti finanziari? Sì, ci sono delle risorse fantastiche a disposizione degli studenti. Bene, è bello sentirselo dire. È importante valutare tutte le opzioni. Sì, pianificare in anticipo può fare una differenza significativa. Continuiamo a fare ricerche insieme, condividere informazioni è sempre utile. Lezione 16. Tempo in famiglia. È importante avere tempo non solo per lavorare, ma anche per leggere e giocare insieme. Non potrei essere più d'accordo. Il tempo trascorso in famiglia è essenziale per costruire relazioni. Esatto. I progetti che faremo seduti al tavolo della nostra cucina saranno quelli di una vita. Sì, adoro come quei momenti creino ricordi duraturi. Quali attività vi piace fare insieme in famiglia? Ci piace molto giocare ai giochi da tavolo e cucinare insieme. Sembra divertente. Cucinare può essere un'esperienza che crea un forte legame. Davvero? E poi ognuno contribuisce con il suo piatto preferito. Non vedo l'ora di sapere come sarà la vostra prossima riunione di famiglia. Lezione 17. Opzioni per gli spuntini. Il bar offre una vasta scelta di dolci. Sembra delizioso. Adoro provare nuovi dolci. Assolutamente sì. Possiamo ordinare degli snack in camera? Sì, sarebbe perfetto. È bello goderseli in tutta comodità. C'è un dolce preferito che vuoi provare? Ultimamente ho voglia di un croissant al cioccolato. Che buono! Credo che opterò per una crostata di frutta. Ottima scelta. Sono sempre così rinfrescanti. Facciamo il nostro ordine e godiamoci qualche prelibatezza. Lezione 18. Riflettere sui ricordi.
Alcuni dei ricordi tristi sono dolorosi, ma fanno tutti parte della mia vita. Lo capisco, è essenziale riconoscerli. Sì. Determinano chi siamo e come cresciamo. Assolutamente. Trovi utile parlare di quei ricordi? A volte sì. Condividere mi aiuta a elaborare i miei sentimenti. Questo è un approccio sano. È bene avere qualcuno con cui parlare. Sono d'accordo. E tu? Come affronti i ricordi tristi? Mi piace scriverle, mi aiuta a liberare le emozioni. Sembra terapeutico. Continuiamo a sostenerci a vicenda nelle nostre riflessioni. Lezione 19. Problemi abitativi. Al giorno d'oggi molti giovani hanno difficoltà con il mutuo. Sì, è dura. La maggior parte delle persone non può permettersene uno, soprattutto nel mercato odierno. È preoccupante, soprattutto quando gli studenti non possono permettersi l'istruzione di cui hanno bisogno. Assolutamente. L'istruzione è fondamentale per il successo futuro. Hai trovato qualche programma che ti aiuti in questo? Ho sentito parlare di alcune borse di studio che possono alleviare l'onere finanziario. Fantastico! È fondamentale supportare gli studenti nel perseguire i propri sogni. Sì, continuiamo a diffondere la notizia su queste opportunità. Sono d'accordo. La consapevolezza può fare una grande differenza. Lezione 20. Pianificazione dell'avventura. Sto pianificando un'avventura memorabile in un paese remoto. Sembra fantastico. Dove pensi di andare? Sto pensando di fare un viaggio in Nuova Zelanda. È un posto davvero meraviglioso. Wow! Ho sentito dire che i paesaggi sono mozzafiato. Sì. Le montagne e i laghi sono perfetti per le attività all'aria aperta. Potresti condividere con me il tuo itinerario una volta pianificato? Certo. Mi piacerebbe molto avere il tuo parere. Non vedo l'ora di sentire tutto sulle tue avventure. Sarà sicuramente un'esperienza incredibile. Lezione 21. Programmi per il fine settimana. Ciao, cosa fai questo fine settimana? Non molto, sto solo prendendola con calma. Perché me lo chiedi? Stavo pensando che potrebbe essere bello vivere una piccola avventura. Sembra divertente. Cosa hai in mente? Magari una gita di un giorno in montagna per fare un po' di escursionismo? Mi piace tantissimo questa idea. L'aria fresca e la natura sembrano rinfrescanti. Esatto. Inoltre, è un ottimo modo per rilassarsi dopo la settimana. Pianifichiamo il tutto e troviamo un buon percorso da esplorare. Sono emozionato. Sarà una fuga perfetta per il weekend. Lezione 22. Collaborazione di squadra. Sì, partecipo a riunioni di gruppo virtuali e catto regolarmente. Fantastico! È importante rimanere in contatto con il proprio team. Assolutamente sì. Aiuta a mantenere la collaborazione e la produttività. Ritieni efficaci le riunioni virtuali?
Possono esserlo, soprattutto quando tutti sono coinvolti. Sono d'accordo. In questi contesti, una comunicazione chiara è fondamentale. Sì. Cerco sempre di essere preparato con aggiornamenti e feedback. Questa è una strategia intelligente. Mantiene alta la concentrazione durante le riunioni. Condividiamo altri suggerimenti su come migliorare il lavoro di squadra virtuale. Lezione 23. Orario della riunione. A che ora parti? Verso le 17. Ti sembra comodo? Sì, per me funziona perfettamente. Ottimo! Farò in modo di essere pronto per allora. Dovremmo incontrarci prima al bar. Sembra un'ottima idea. Adoro il loro caffè. Anch'io. Sarà bello incontrarci davanti a una bevanda calda. Sì, non vedo l'ora di parlare con te. Anche io. È sempre bello passare del tempo insieme. Lezione 24. Idee per una fuga nel fine settimana. Ciao. Sto pensando di organizzare una fuga per il weekend. Avete suggerimenti? Sembra entusiasmante. Hai pensato alla spiaggia? Sì. Mi piace l'idea di rilassarmi in riva all'oceano. Il suono delle onde è così rilassante. Esatto. È il posto perfetto per fuggire dalla frenesia. Che ne dici di una baita in montagna? Anche quella potrebbe essere rinfrescante. È un'idea fantastica. Adoro stare nella natura. Diamo un'occhiata ad entrambe le opzioni e vediamo quale si adatta meglio. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare la nostra avventura. Lezione 25. Servizi in camera. Le camere sono dotate di comfort elettronici. Sì, in genere hanno tutto il necessario per un soggiorno confortevole. Buono a sapersi. Apprezzo sempre avere a disposizione le comodità moderne. Assolutamente. Rende il viaggio molto più semplice. Pensi che dovremmo controllare anche la disponibilità del Wi-Fi? Sì, è essenziale per restare connessi. Sono d'accordo. È bello avere questa possibilità quando si è in viaggio. Al momento della prenotazione, assicuratevi di chiedere informazioni su tutti i comfort. Certamente. Ci aiuterà a scegliere il posto migliore in cui soggiornare. Lezione 26. Tradizioni natalizie. Mi piace tantissimo l'idea di una slitta trainata dalle renne durante le feste. Assolutamente. È un'immagine davvero magica, soprattutto per i bambini. Credono che Babbo Natale riempia le loro calze di giocattoli e dolcetti. Sì, è emozionante pensare alla gioia che porta la mattina di Natale. Hai delle tradizioni particolari che segui durante le festività? Addobbiamo sempre l'albero e prepariamo i biscotti insieme. Sembra divertente. Mi piace molto preparare le casette di pan di zenzero con la mia famiglia. Queste tradizioni creano ricordi meravigliosi, non è vero? Davvero. Festeggiamo insieme quest'anno.
Lezione 27. Suggerimenti per l'organizzazione. Ottima idea! Faccio fatica a trovare le cose nella mia stanza disordinata. Capisco perfettamente. Può essere difficile quando le cose sono fuori posto. Esatto. Non so bene da dove cominciare a organizzare. Hai mai pensato di acquistare dei contenitori o degli scaffali? Penso che potrebbe aiutarti. Devo creare degli spazi dedicati. Sì, etichettare le scatole può anche aiutarti a trovare più facilmente ciò di cui hai bisogno. È un consiglio intelligente. Lo proverò sicuramente. Organizziamo insieme una giornata per sistemare la tua stanza. Lo apprezzerei molto. Renderà il processo più divertente. Lezione 28. Allenamenti a casa. Per allenare la forza a casa, puoi provare a usare dei manubri o una fascia elastica. Sembra una buona idea. Volevo iniziare una routine di allenamento. È comodo, soprattutto se non puoi andare in palestra. Sì, inoltre, puoi farlo quando preferisci. Esatto. Hai degli obiettivi di fitness specifici in mente? Spero di aumentare la massa muscolare e migliorare la mia resistenza. Fantastico! Un mix di forza e cardio ti aiuterà. Assolutamente sì. Motiviamoci a vicenda per essere coerenti. Ci sto. Possiamo condividere i nostri progressi e tenerci reciprocamente responsabili. Lezione 29. La bellezza della natura. La strada era animata e tutto si muoveva grazie al vento. Sembra meraviglioso. La natura può essere così dinamica. Sì. È incredibile come gli alberi ondeggiano e le foglie danzano. Mi piace tantissimo. Mi fa apprezzare le piccole cose della vita. Esatto. Hai mai incontrato un vento forte mentre facevi un'escursione? Sì, è esaltante, ma a volte anche un po' spaventoso. Sono d'accordo. Aggiunge un tocco di emozione all'avventura. Assolutamente sì. Dovremmo organizzare un'escursione in una giornata ventosa. Sembra perfetto. Abbracciamo insieme il potere della natura. Lezione 30. Atti di gentilezza. I piccoli gesti sono sempre apprezzati. Sì, è incredibile come un po' di gentilezza possa rallegrare la giornata di qualcuno. Assolutamente. Anche un sorriso può fare la differenza. Sono d'accordo. Sono quelle piccole cose che creano un senso di comunità. Hai notato qualche recente gesto di gentilezza che ti ha toccato? Sì, l'altro giorno qualcuno mi ha pagato il caffè e mi ha rallegrato la mattinata. Che dolce! Adoro quando la gente fa cose del genere. Anch'io. Mi ispira a ricambiare il favore. Continuiamo a diffondere gentilezza ovunque andiamo. Lezione 31. Indicazioni semplificate. Certo, al prossimo incrocio gira a sinistra e prosegui dritto. Sembra abbastanza semplice.
Apprezzo le tue indicazioni chiare. Una volta capito il percorso è davvero semplice, ma può risultare complicato per i principianti. Assolutamente. Anche i punti di riferimento sono molto utili per orientarsi. Vero? È sempre più facile quando hai qualcosa di riconoscibile che ti guida. Sono d'accordo. È come avere una mappa mentale nella testa. Esatto. Inoltre, sapere dove andare rende il viaggio più piacevole. Sì, e potrai ammirare i panorami lungo il percorso senza preoccuparti di perderti. Questa è la parte migliore. Esplorare nuovi posti è tutta una questione di esperienza. Lezione 32. Le recensioni sono importanti. Trovarne uno buono può essere complicato, ma consiglio di controllare le recensioni online. È un approccio davvero intelligente. Le recensioni possono davvero indicarti la giusta direzione. Esatto. Offrono informazioni che non si possono ricavare solo dalla descrizione del prodotto. Ed è interessante come le persone condividano le loro esperienze personali, il che può essere molto rivelatore. Sì. È come ricevere consigli dagli amici, anche se non li conosci personalmente. Adoro questo aspetto. Rende il processo decisionale molto più semplice e consapevole. Certamente. Inoltre, puoi individuare eventuali segnali d'allarme che potrebbero indicare una scelta sbagliata. Certamente, ti evita di commettere errori che avresti potuto evitare. Nel mercato odierno, tutto ruota attorno all'essere consumatori intelligenti. Lezione 33. Conversazioni sul fitness. Adoro correre e fare esercizi a corpo libero a casa, e tu? Sembra fantastico. Anche a me piace mantenermi attivo, soprattutto quando il tempo è bello. Ho scoperto che correre mi schiarisce la mente e aumenta i miei livelli di energia. Sono completamente d'accordo. C'è qualcosa di rigenerante nello stare all'aria aperta mentre si fa esercizio fisico. Inoltre, gli esercizi con il peso corporeo sono così comodi che puoi farli ovunque. Esatto. Sono perfetti per un allenamento veloce quando non hai molto tempo. E puoi sempre cambiare per rendere le cose più interessanti. Sì, la varietà è fondamentale per mantenere alta la motivazione e non annoiarsi. È fantastico scoprire cosa funziona per te e continuare a farlo. Lezione 34. Fughe accoglienti. A Seville ci sono alcuni accoglienti cottage sulla spiaggia, possiamo dargli un'occhiata. Sembra fantastico. Una vacanza al mare è sempre un'idea rinfrescante. Giusto. Immagina di svegliarti con il suono delle onde e l'odore di sale nell'aria. Sarebbe così rilassante. E poi, la vista deve essere mozzafiato. Assolutamente sì. È il luogo perfetto per un rifugio tranquillo, lontano dal caos e dalla frenesia. E potremmo dedicarci ad attività da spiaggia come nuotare o semplicemente prendere il sole. Sì. È un ottimo modo per rilassarsi e ricaricarsi. Riesco già a immaginarci mentre sorseggiamo un caffè in veranda, ammirando il tramonto. Questo è il sogno. Iniziamo a pianificare la nostra piccola fuga. Lezione 35. Momenti di consapevolezza.
Per quanto tempo mediti solitamente? Di solito medito per circa 10-15 minuti al giorno. È un ottimo esercizio. Aiuta davvero a ritrovare l'equilibrio prima di iniziare la giornata. Sì, è incredibile come pochi minuti possano avere un impatto così positivo. Ho scoperto che migliora la mia concentrazione e riduce notevolmente lo stress. Assolutamente sì, è un modo meraviglioso per coltivare consapevolezza e chiarezza. Inoltre, è facilissimo da integrare nella tua routine quotidiana, anche quando hai un programma fitto di impegni. Sì, basta un posto tranquillo e qualche istante di quiete per fare miracoli. Adoro il senso di pace che si prova dopo ogni seduta.